Ciao a tutti, bentornati su Expat Experience. Oggi è stata una giornata davvero speciale perché mi sono ritrovata catapultata in una realtà fatta di carta di riso e kimono. E questo è stato grazie a Grazia Ceccherini che ha accettato di raccontare la sua storia a Expat Experience. Grazia si è occupata di studi giapponesi all'Università Ca' Foscari di Venezia e attualmente vive a Yokohama, dove è riuscita ad avviare una propria attività imprenditoriale e dove svolge anche l'attività di modella. In questa intervista parliamo però anche di discriminazione di genere e discriminazione in base alla nazionalità. Come tutti sappiamo, la società giapponese resta una società molto tradizionale, dove non è semplice integrarsi come expat. Se questo contenuto vi interessa, lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie e a presto per altre Expat Experience. Ciao! Benvenuti su Expat Experience. Questa sera sono insieme a un'amica che è collegata dal Giappone, Grazia Ceccherini Megumi. Benvenuta. Grazie mille. Sono molto felice di essere in collegamento con Grazia perché è la prima volta che ospito su Expat Experience una expat che appunto si trova in Giappone, in questo momento a Yokohama. Vi introduco un pochino la storia di Grazia. Grazia ha fatto degli studi di giapponese all'Università Ca' Foscari di Venezia e si è laureata in lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea. Ma prima di laurearsi, Grazia si trasferisce in Giappone per studio a Tokyo per un periodo con una borsa di studio, se non sbaglio, e poi qui Grazia resta bloccata a causa della pandemia e questo evento, diciamo, ha velocizzato il suo insediamento lì. Quindi, Grazia, hai voglia di raccontarci un po' proprio qual è il tuo background e vuoi parlarci di questo primo periodo, del tuo arrivo in Giappone, eventualmente delle difficoltà che hai avuto per regolarizzare la tua posizione, della tua esperienza all'arrivo lì. Ok, allora io sono arrivata qui nel 2019 con l'intenzione di stare per solo 6 mesi e l'obiettivo era quello di studiare lingua giapponese ma anche la lingua dei segni giapponese. E poi è stato bellissimo. Fin da subito ho deciso che sarei rimasta di più. Ero a Tokyo, a mezz'ora a piedi dalla statua di Hachiko, a Shibuya, e l'università era fantastica. Eravamo in un campus super organizzato, tutto andava perfettamente. Poi c'è stato il coronavirus e lì sono iniziati i problemi. Quindi l'Italia era chiusa, io sarei dovuta tornare proprio in quel momento, i voli erano cancellati e mi sono scontrata con il muro dell'immigrazione, che è molto tosto. E all'inizio mi hanno detto di andare ovunque volessi, bastava che non rimanessi in Giappone. E poi per fortuna sono riuscita a far mettere d'accordo le due università, ci sono voluti circa 3 mesi, di cui uno passato nei capsule hotel in modo semi-regolare, e poi finalmente l'università mi hanno concesso un altro visto studentesco a cui sono seguiti altri visti per permessi speciali, per rifugiati, tutta una serie di cose che mi hanno permesso di allungare la residenza in un periodo in cui l'Italia era chiusa. In tutto questo all'immigrazione mi avevano fatto firmare dei documenti che mi avrebbero impedito di rinnovare il visto entro un certo numero, contro la mia volontà. Per fortuna registrai la conversazione con l'ufficio immigrazione, cosa che consiglio di fare a tutti, e questo mi permise di andare poi da un avvocato e regolarizzare la mia posizione grazie all'intervento della legge. Ecco.
quindi è stato tosto. Okay. Quindi è stato difficile trovare un Sì, modo perché tu quindi eri veramente motivata a rimanere, quindi al di là della pandemia tu avevi comunque deciso che ti sì, sarebbe piaciuto rimanere più a lungo, ma sì, era complicato, poter regolarizzare la tua posizione. Okay. sì, esatto. E poi cos'è successo? Poi tu hai E finito, poi ti sei laureata a sì, distanza e sì. poi? Giustamente, come dici mi sono laureata mentre ero qua, Ca' Foscari permetteva di laurearsi online, e poi ho cercato lavoro. Cercando lavoro ho conosciuto degli imprenditori che mi hanno dato la possibilità di creare un'attività. È molto difficile, praticamente impossibile, diventare imprenditori qui se non si ha il sostegno di un giapponese, bisogna avere almeno un socio giapponese. E nel mio caso, io essendo non un investitore, non sono mai raffigurata come imprenditrice in Giappone fino a poco fa, perché bisogna avere almeno un investimento di 30.000 euro proprio come requisito. Quindi nel mio caso ho avuto il supporto di persone che hanno creduto nelle mie capacità e nell'idea di sviluppare prima la scuola di lingue e poi l'agenzia per avviare un'attività a nome loro, assumendosi anche il rischio di quello che sarebbe stata poi la mia attività. Esatto, perché quindi tu hai iniziato a lavorare costruendo un piccolo progetto imprenditoriale che era una Sì, scuola, di lingue e da sì, lì sei poi cresciuta, diciamo, con la tua sì, agenzia di viaggi e di sì, interpretariato. Come esatto. come hai fatto per avere il supporto di questi imprenditori? Che cosa portavi, tu Mm. come italiana oppure rispetto alle tue competenze per far sì che loro credessero nei tuoi progetti? Io sono una persona molto meticolosa, puntigliosa, forse troppo, però dal punto di vista di un imprenditore è una cosa importante. Questo mi ha permesso poi di espandermi nel tempo proprio perché faccio le cose fatte bene. E a livello di skill, di abilità, io parlo 7 lingue e ho competenze molto solide in linguistica, eccetera. Quindi questo i giapponesi vanno matti per chi parla tante lingue, per chi ha tanti certificati, e questo subito gli ha fatto brillare gli occhi. Ah sì, allora lo puoi fare tutto, puoi fare tutto. E all'inizio questo è stato sicuramente il mio carattere e il fatto che avessi queste abilità che per loro sono quasi da supereroe, mi ha aperto da diverse porte. E parlare giapponese, Quali perché uno sono le altre straniero lingue? che non parli giapponese in Giappone ha le gambe tagliate. Sì, sì, certo. E quali sono le altre lingue che tu parli? Io parlo italiano, giapponese, inglese, francese, tedesco, spagnolo e lingua dei segni italiana. Perfetto. Quindi insomma li hai colpiti con questo Sì, curriculum linguistico. sì, E poi tu hai detto che poco a poco questa è diventata la tua attività, quindi tu adesso sì. ti senti radicata, diciamo, nel tessuto Mm. anche economico della città dove vivi. Come è stata Più che l'evoluzione? mm, Qual è la tua situazione adesso? Io mi sento radicata, ma più che per l'aspetto economico, che non dà assolutamente nessuna certezza, perché per quanto uno possa avere un'attività finché uno non ha la cittadinanza, non ha garanzie in Giappone. È una cosa triste, ma è la verità. Di più che per quello, mi sento radicata perché sono sposata con un uomo giapponese che non pensa di trasferirsi, ma che in realtà mi permette di vivere il Giappone in modo un po' più intimo, un po' più personale. Ci sono alcune cose, proprio per come è lui, non perché è giapponese, ma per come è lui, che non avrei potuto fare se non con lui. Una, per esempio, è visitare un luogo che si chiama il Hombu, la sede principale di una religione chiamata Tenrikyo, che in Italia penso non conosca quasi nessuno, discende dallo Shintoismo, una nuova religione, e ha un sacco di fedeli, un santuario,
tempio, un luogo di culto, lo chiamano, solo la sede principale non ha un altro nome, bellissimo, è enorme, se gente che è stata al Santuario Meiji a Tokyo, è più grande di quello, è pulitissimo, la gente pulisce come in Karate Kid per pulirsi il cuore, ed è una cosa molto particolare che uno non potrebbe mai fare perché non è un luogo turistico, a meno che uno ovviamente non vada con qualcheduno di quella religione o del posto. Quindi sono queste le esperienze che mi tengono legata qui, più che la sua cittadinanza, ma proprio le esperienze che lui porta come persona. Certo, perché Yokohama, se ricordo bene, è la seconda città del Giappone, quindi comunque è Sì, una grande città, è situata al centro, diciamo sulla maggiore delle isole giapponesi e si trova a pochi chilometri da Tokyo. Però è sì. vero che poi il Giappone è un mondo, Sì. quindi potresti provare a descriverci come è avvenuto l'adattamento a questa realtà. Chiaramente tu ci hai parlato della tua situazione personale, quindi sentimentale, e questo è stato sicuramente un acceleratore probabilmente Mm. della tua conoscenza più profonda della cultura e della società giapponese. Però raccontaci ancora un pochino Mm. come expat, com'è stata Mm. l'integrazione in questa cultura che tu conoscevi sicuramente grazie ai tuoi studi, però talvolta poi ci scontriamo contro un mondo che non è per forza Mm. lo stesso che ci siamo immaginati. A rischio di sembrare un po' egocentrica, un po' vanitosa, eh, probabilmente sappiamo più noi che abbiamo studiato cose sul Giappone che i giapponesi stessi. Questa è una cosa che è evidentissima e che all'inizio mi ha messo molto a disagio, perché mi trovavo a fare domande, chiedere di specificare cose che la gente non sapeva come rispondere, mi guardavano, ma perché mi fai questa domanda? Quindi innanzitutto c'è stato uno shock dal punto di vista di quello che mi aspettavo. Non mi aspettavo di imparare così poco tramite le persone. E quando mi hai detto mio marito mi ha aiutato, nì. Conosco veramente poche persone, altri italiani, che dicono: ah sì, mia moglie e mio marito mi ha aiutato, proprio perché hanno poco tessuto culturale, poche conoscenze. Quindi spesso si viene un po' buttati allo sbaraglio e i giapponesi stessi tendono poco ad aiutare, non aiutano, perché c'è un po' il pregiudizio che se tu sei straniero non capirai mai. Non devi capirlo, non capirai mai. E questo vale un po' per tutto, non solo per le relazioni sociali, ma per qualsiasi cosa, che ovviamente poi diventa una relazione con la società, con il dottore, con l'amico. Quindi è, è difficile perché non si viene mai accettati, non si pensa mai che tu possa essere pari a loro. Di per sé questo crea molta difficoltà. Um, la cosa più difficile probabilmente è proprio fare amicizia, perché una volta superata la grande barriera linguistica, poi c'è quella delle persone, quella psicologica, per cui anche se tu parli in giapponese non sei proprio come loro. La prima reazione a ciao, konnichiwa è ah, come parli bene? E tu ti senti un po' preso in giro perché dici, ma io ho detto solo ciao, non ho ancora dimostrato niente. E loro sono già super entusiasmati perché, ah, ma sei uno straniero e parli giapponese. Quindi c'è proprio questo approccio di meraviglia che spesso è anche fastidioso, almeno dal mio punto di vista, è proprio la creazione di un muro. Poi io vivo a Yokohama già da 5 anni e ciò nonostante, non è vero, ho fatto 2 anni a Tokyo e poi resto a Yokohama, però le persone che vivono di fianco a me non mi salutano, per esempio alla mattina quando passiamo davanti casa, ho chiesto ai miei amici: ma i vostri vicini vi salutano? Ma sì, a volte, sì, spesso. Io in 4 anni, se mi hanno salutato in 3 e ci sono 40 persone nel condominio, solo nel condominio, sono fortunata. E la vecchietta all'angolo della strada, ogni volta che passo, soprattutto in primavera, estate, autunno, perché sta fuori sul balcone, mi chiede: quando torni al tuo paese? Quindi è proprio la ciliegina sulla torta. Quindi non è facile, non è facile, non è facile.
La mia famiglia in Italia mi prende un po' in giro dicendomi: vedi, te l'abbiamo sempre detto che rimarrai una straniera, ed è così, non è una presa in giro, è la realtà. Quindi non penso che mi integrerò mai, nel senso letterale della parola, non sarò mai esattamente uguale. E questo è una cosa da capire, ecco, per integrarsi. Sì, Sì. e questo è impressionante perché in realtà viene, lo stesso riscontro l'ho avuto da tanti altri expat che vivono in Mm. Giappone e non per forza expat italiani, ma di tantissime altre nazionalità. Mm. E questo è proprio una cosa che colpisce. E l'altra cosa che mi ha colpito molto, non so se tu hai qualcosa da raccontarci su questo, è anche il fatto che tu ci racconti che stai lavorando, però in realtà Sì. moltissime donne Mm. giapponesi o expat si trovano a dover a un certo punto della loro vita rinunciare al lavoro e Sì. diciamo che questa cosa sembra una cosa del tutto naturale, Mm. convenzionale, cioè è previsto che a un certo punto le donne, suppongo quando hanno Sì. una famiglia e dei figli, smettano di lavorare e quindi interrompano la loro carriera. Che cosa ci puoi raccontare su questo? È interessante. Molte ragazze smaniano per il matrimonio, vogliono sposarsi per smettere di lavorare, e economicamente ancora le famiglie o le coppie se lo possono permettere. Non è ancora... l'economia sta peggiorando, ma non è ancora a quei livelli, quindi molti ancora si sposano e la moglie, anche se giovane, smette di lavorare. Detto questo, anche se la donna volesse lavorare, nel momento in cui la coppia decide di avere figli, si crea un altro ostacolo, che è quello del reinserimento al lavoro dopo la maternità e i posti in asilo. Il Giappone ha, purtroppo, non si capisce bene perché ci sono poche nascite, eppure ci sono ancora meno posti negli asili. È una lotta all'ultimo posto e spesso le donne disoccupate non trovano posto nell'asilo, che è un paradosso perché dici: ma se io voglio riprendere a lavorare devo mettere il mio bambino all'asilo per tornare a lavorare, e invece danno priorità a quelle che non hanno mai smesso nonostante la gravidanza, che ha senso ma è un ostacolo maggiore. Quindi spesso la prima gravidanza segnala la fine della carriera lavorativa, per sempre, perché una volta che tu smetti di lavorare e non trovi posto all'asilo, devi stare col bambino finché questo non ha 6 anni, poi dai 6 anni va a scuola, bene, sono già passati 7 anni più o meno dalla maternità, prima del parto a quando il bambino si entra a scuola, e devi giustificare sul tuo curriculum un buco di 7 anni in cui non hai fatto niente, tra virgolette, tranne essere una mamma, e questo già è faticoso. Oltretutto, se per caso avessi avuto un secondo figlio, in questi 6 anni, 7 anni, il periodo si allunga. E questo non tiene conto del fatto che poi ovviamente uno deve stare dietro a questi bambini anche dopo. Quindi non basta dire: vabbè, hai 6 anni, vai a scuola, fai tutto da solo, ti fai da mangiare. E gli uomini spesso non partecipano alla vita casalinga, domestica, non aiutano a fare le pulizie, a tenere i bambini, non fanno niente di solito. Io sono fortunata, ho insistito un po', però molte donne no. Ed è anche per questo che molte donne giapponesi cercano l'uomo straniero, perché sperano di sposare qualcuno con dei valori diversi. Le donne invece straniere hanno un altro problema, quelle arrivate qua come expat, mogli di o giapponesi o mogli di altri stranieri, hanno il problema di visto. Di solito il visto permette di fare lavoretti part-time, forse dipende se non hai avuto il permesso, e comunque se uno non parla giapponese quello che può fare è molto limitato. Quindi c'è anche proprio un ostacolo pratico. Grazie di averci descritto questa realtà che ci appare veramente come descrivi una società ancora molto tradizionale da alcuni Sì. punti di vista in cui la parità non è assolutamente raggiunta. E mi viene un po' da farti questa domanda provocatoria, ma che cos'è allora che ti ha fatto innamorare del Giappone al punto di essere certa che tu vuoi rimanere lì? La tua domanda è giusta, ma purtroppo non appartiene alla mia sfera. A me il Giappone non
piace, non sono innamorata del Giappone e forse è per quello che riesco a rimanerci. C'è un fenomeno che spesso descrivono gli expat in Giappone, che è quello del disinnamoramento. Arrivano pieni di sogni, desideri, speranze, stereotipi e poi questi vengono distrutti e tornano a casa in lacrime. Nel mio caso non c'è mai stato l'innamoramento. Io non sono venuta perché mi piaceva il Giappone, sono venuta per studiare giapponese, giapponese classico e lingua giapponese dei segni. Quindi ho un obiettivo che esula da quella che è la società. Per quanto possa vivere bene o male, mi frega poco dei giapponesi. Se vivo bene, bene, ma il mio obiettivo era in partenza proprio quello linguistico. Il che mi ha fatto probabilmente accettare molto più facilmente, o perlomeno non mi ha creato dei paraocchi in quello che era vedere come era la società giapponese. Anzi, io la critico apertamente, ci sono molte cose da criticare, anche davanti agli stessi giapponesi. E quindi sì, non rimango qua perché mi piace, rimango qua perché è un posto in cui è facile vivere, perché mio marito è una brava persona e perché posso continuare a studiare questa lingua che mi affascina. Quindi tu consideri che il tuo obiettivo non è ancora raggiunto e quindi resterai per tutto il tempo che ti serve per raggiungere il tuo scopo. Sì, penso che non finirà mai perché è una lingua come tutte in evoluzione. Però senti, io vedo che tu stai indossando un kimono Sì, e so che questa è una tua grande passione, perché sì. tu hai, credo, possiedi una quarantina di kimono. E un'altra cosa che mi piacerebbe raccontare è che oltre alle tue, diciamo, attività professionali, tu hai anche un'attività come modella, quindi hai Mm, molti altri interessi, oltre a sì. quello della lingua giapponese. Quindi ci vuoi un pochino parlare di questa collezione di kimono, da dove Mm. arriva questa idea, questo desiderio di raccogliere questo indumento, il significato che ha per te? Allora, sì, come dici, giustamente indosso un kimono molto poco formale, sono a casa. La mia passione viene da... mm, Beh, è una cosa speciale. Il kimono è una cosa tipica giapponese che penso che non avrei mai modo di indossare o di godermi in un altro posto. Quindi finché sono qua, penso di cercare di cogliere il massimo da questa esperienza. E che cosa mi piace del kimono? Per esempio, la stagionalità. Il kimono che sto indossando adesso a parte il colore, che è autunnale, è un arancione marroncino, e poi ha questi fiori che sono... Oh, non mi ricordo mai i fiori in italiano, si chiamano yuri e sono tipici di questo periodo. Quindi vestire il kimono significa cercare degli abiti che siano adatti al contesto sociale, alla stagione, ricordarsi quando fioriscono i fiori, a che significato hanno, c'è tutto un simbolismo dietro. Quindi mi sono appassionata a quello ed è questo il motivo per cui ne ho più di 40, c'è un aggiornamento, ne ho ora 43, ne ho comprati altri e non ho resistito. E quindi sono tutti adatti a momenti diversi. E questo è una cosa che ho iniziato a fare molto recentemente, perché proprio per il fatto di essere sempre in risalto rispetto alla società, di essere guardata, di essere sempre percepita come diversa, non volevo essere ancora più diversa. Il kimono è una cosa che oggigiorno non si mette così tanto, anche se dove vivo io è un quartiere con tante donne casalinghe che hanno tanti hobby, tra cui anche alcune quello del kimono, quindi se ne vedono un po' di più. Però non è una cosa comune, quindi mettere il kimono significa quasi voler risaltare ed è una cosa che ho accettato solo recentemente, proprio da 6 mesi a questa parte. E ha a che fare anche con il fatto di fare la modella, perché ho iniziato a fare la modella quasi per lo stesso motivo. Mi hanno detto che ero bella e io non mi ero mai sentita bella. E questo mi ha dato molta fiducia in me stessa. Ho iniziato poco dopo essere arrivata, grazie a un amico, un fotografo americano che ho conosciuto, e poi da lì è cominciato a svilupparsi prima come passione, poi come lavoro, e pian pianino mi ha permesso di aprirmi, di essere più me stessa, di usare la mia immagine come mezzo di scambio. Questo è quello che mi ha portato prima a fare il lavoro di modella e poi ad apprezzare i kimono. E adesso ne ho troppi.
È molto interessante, molto interessante. Adesso forse ti farò adesso l'ultima domanda della nostra Sì. chiacchierata, ma è una domanda che mi interessa particolarmente. Tu hai raccontato del fatto che non hai mai celato la tua critica verso la società o verso quello che non ti piace del Giappone, neppure di fronte ai giapponesi stessi. E Sì. poi ci hai appena detto che anche portare il kimono è in qualche modo qualcosa che ti pone sotto ai riflettori. Quindi Mh. la domanda è: quali sono le reazioni dei giapponesi di fronte a te, Mh. di fronte a questa donna, come ci hai raccontato, che si veste con degli abiti tradizionali, eppure non esita a fare una critica di alcuni aspetti che non condividi? Sono reazioni, ricevo tante reazioni, tutte molto diverse. Una come, persona, proprio senza conoscermi, la gente mi guarda e spesso mi fanno complimenti a caso, perché rappresento uno degli ideali estetici, per i giapponesi. Mi dicono sempre che ho la faccia piccola, quindi e che ho il naso lungo. Sono tra le cose che gli piacciono. Quindi ricevo spesso ammirazione a priori. Quando però metto il kimono, ricevo a volte ammirazione perché uno straniero che mette i nostri abiti, quindi si sentono apprezzati, e si sentono anche spesso parlando non solo con me, ma in generale un po' superiori allo straniero. Tendono a creare la loro identità basandosi sulla distinzione con lo straniero. Noi siamo un paese isola, noi siamo diversi, voi non ci potete capire e per questo i giapponesi sono speciali. E in queste occasioni in cui loro manifestano il loro orgoglio, io rispondo che io ho da fare delle critiche, che io sono in disaccordo, ho delle obiezioni. E lì si può andare di storia, di filosofia, eccetera, per dimostrargli che, facendo una chiacchiera, non faccio le lezioni, però, che l'idea che hanno di Giappone viene molto dai media, dalla propaganda, e non è quella che storicamente è accettata dalla stessa comunità scientifica giapponese. Quindi spesso ricevo questo sentimento di non odio, ma disillusione. Non sei dolce, carina e comoda, conveniente, come si dice, come pensavamo, sei una persona un po' scomoda, però parlando più a fondo spesso ricevo di nuovo ammirazione per hai un'idea profonda, sei molto profonda e questo mi fa voglia di parlare con te forse. Non tutti, molti tendono a voler mollare lo straccio dopo poco perché si sentono affrontati e i giapponesi spesso non sono abituati a sentire delle critiche o ad avere una discussione. Le conversazioni tra persone sono molto molto leggere di solito. E anche perché appunto loro stessi non fanno critiche Mm. aperte, giusto? No. Né nei confronti delle persone, ma neppure, diciamo, nell'ambiente professionale, anche tra Mm. con i clienti, no? È molto difficile per i Sì, giapponesi dire che non accettano una certa cosa all'interno di un contratto, sì, quindi è proprio una questione culturale, quindi sì. immagino che questo li scombussoli Beh, abbastanza. anch'io se sono lì per lavoro, persone con cui devo avere un rapporto, che insomma non voglio approfondire, non aggredisco le persone linguisticamente, però se è una persona con la quale penso valga la pena approfondire, sì, lo faccio volentieri, che è anche una delle cose che poi mi ha permesso alla fine di avanzare professionalmente, perché è una di quelle cose che mancano in Giappone e che invece soprattutto gli imprenditori apprezzano. Essere onesti, non per forza rudi, è una cosa diversa, ma essere onesti viene molto apprezzato, soprattutto dagli imprenditori giovani, dalle nuove generazioni, che però hanno un altro Bene. problema con me, perché io sono imprenditrice giovane, ho solo 26 anni, femmina e straniera. Quindi spesso quando gli chiedo, salve, sono qua da rappresentante, dov'è il tuo capo? Ma dov'è l'uomo? Dov'è il tuo socio giapponese? E io devo dirgli che non c'è. E lì spesso diventa per loro un ostacolo emozionale. Certo. Sì. E all'interno della tua invece vita personale, come hai potuto, diciamo, adattarti a
diciamo, questo approccio, non hai dei momenti di sconforto, immagino, perché quando ti ritrovi all'interno di un ambiente in cui ci si aspetta sempre che ci sia un uomo al tuo fianco, può, immagino, creare dei momenti in cui dici: "Ma che cosa ci sta a fare? Cioè, perché?" Sì, li ho creato spesso. Ci sono stati dei momenti Ehm, difficili? sì, anche se i peggiori, alla fine professionalmente parlando, poi si risolvono, perché ci sono di mezzo dei soldi, allora alla fine, purché ci siano guadagni, il problema se ne viene a capo. La cosa più strana per me è stata andare dal dottore, perché andando da sola venivo presa per stupida. Cercavo di spiegare i miei problemi, mi dicevano che andava sempre tutto bene, tutto bene. No, ma io sto male da mesi. No, no, va tutto bene. Ma ho già visto 10 dottori. No, no, va tutto bene. Liquidata con niente. Invece, portando mio marito, perché a un certo punto mi sono stufata, ho detto bene, adesso provi a venire con me, così vedi che mi prendono per scema. E invece parlavano perfettamente, ma con lui. Quindi ignoravano me, chiedevano i miei sintomi a lui. E questo avviene spesso in maniera più sottile, in tante altre cose, quando si fa la spesa, però il dottore è stato per me lo shock più grande, perché, perché per fare la spesa danno credo nella carta di credito, danno la sportina a lui, però ci passi sopra. Ma dal dottore che ho bisogno io e parli con lui è stato veramente orribile. È stato veramente orribile. E un'altra cosa che si sente spesso anche sui social è il problema di affittare casa. Affittare casa da straniero è molto difficile e anche lì purtroppo ho dovuto fare andare davanti mio marito, all'epoca non eravamo ancora sposati, ma l'ho dovuto fare andare avanti da solo, dicendo che avrebbe vissuto lì e forse, per chiedere se forse un giorno la sua fidanzata, senza dire di che nazionalità ero, avrebbe potuto vivere con lui. Perché da sola, la stessa casa, mi aveva detto di no, che non era disponibile. Facendo andare avanti lui, la casa era tornata magicamente disponibile. Quindi è stato molto brutto. Ti ringrazio tantissimo per darci questo quadro, perché quando pensiamo a paesi in cui le donne sono discriminate, non pensiamo come primo paese al Giappone, tendiamo sempre a pensare ad altre aree del mondo. Quindi è molto importante la versione che tu ci stai dando per avere un quadro veramente un pochino più trasparente e privo di stereotipi, come ci hai detto all'inizio di questa chiacchierata, e quindi credo che sia prezioso. Oltre il fatto che mi incuriosisce moltissimo perché personalmente non conosco il Giappone, quindi mi piacerebbe restare per ore a parlare con te. Però magari ci saranno altre occasioni Mm, più avanti per affrontare altri argomenti, altre tematiche della tua sicuramente. vita da expat. Quindi per il momento ti ringrazio, è stato Grazie a te. davvero carino poi anche vederti con questo kimono, con questa parete dietro in carta di riso, è qualcosa che è molto carino per noi. Quindi grazie a Ceccherini di essere stata su Expat Experience e a Sì. presto. Grazie mille a te.